Immagina di voler dire qualcosa in italiano. Sai esattamente cosa intendi, ma nella tua testa tutto è nella tua lingua madre. Come fare per non pensare più nella tua lingua quando non lo vuoi? Ciao studenti. Il nostro podcast vi aiuta a capire semplici conversazioni in italiano. Parliamo lentamente, in modo chiaro e con frasi corte. Esatto, oggi abbiamo scelto un tema interessante. Luca, puoi dire di cosa si tratta? Oggi parliamo di come imparare a pensare direttamente in italiano. Molti traducono nella testa. Questo rende parlare lento e difficile. Vogliamo mostrare modi per fermare questa abitudine. Sembra perfetto perché spesso penso prima in inglese. La mia lingua aspetta mentre il cervello cerca le parole. Spero che i tuoi consigli aiutino me e i nostri ascoltatori. Sono sicuro che aiuteranno. Il tema è importante perché persone in tutto il mondo imparano l'italiano. Molti hanno bisogno dell'italiano per lavoro, viaggi o amici. Più velocemente pensi, più liberamente parli. Assolutamente vero, ma è davvero possibile spegnere la lingua madre nella testa? Sì, è possibile, ma servono pratica e pazienza. Nella parte principale voglio dare 5 consigli chiari. Ogni consiglio è semplice, logico e subito utile. Sembra ottimo. Farò molte domande, non preoccuparti. I nostri ascoltatori possono anche inviare le proprie domande. Ottima idea. Amici, scriveteci se avete esperienze. Forse useremo i vostri pensieri in una puntata futura. Luca, prima di andare più a fondo, puoi spiegare brevemente cosa significa pensare in italiano? Volentieri. Pensare in italiano significa che le tue parole interne sono in italiano. Formi frasi, fai domande e commenti tutto senza traduzione. All'inizio sembra strano, ma presto diventa naturale. Ok, è chiaro. Sono curiosa del tuo metodo. Forse alcuni consigli mi sorprenderanno. Lo spero. Ma facciamo prima un piccolo piano, così nessuno si perde. Diciamo il tema, parliamo degli obiettivi e poi partiamo con il primo consiglio. Sembra strutturato. Sono pronta. E credo che anche i nostri principianti siano pronti. Perfetto. Allora iniziamo. Nella prossima sezione parliamo del nostro obiettivo comune. A tra poco! Prendo un sorso d'acqua e poi ripartiamo. Ottima idea. Con l'acqua il cervello resta sveglio. A tra poco, cari ascoltatori. Allora, Giulia, il nostro primo obiettivo comune oggi è la chiarezza. Tutti gli ascoltatori devono capire perché pensare in italiano è così importante. La chiarezza suona bene. Spesso ho un'idea, ma non trovo le parole giuste. Proprio questo blocca il flusso. Il nostro secondo obiettivo è la calma. Se resti calmo, il cervello crea nuovi schemi più velocemente. Proverò a restare rilassata. Hai un piccolo consiglio per questo? Sì, tra poco arriva il primo consiglio, ma prima creiamo un'immagine chiara. Immagina che l'italiano sia una stanza accogliente. Apri la porta e lasci fuori la tua lingua madre. Mi piace questa immagine. Vedo una poltrona, dei libri e una lampada. Perfetto. Ora entriamo insieme in questa stanza. Ed ecco il consiglio 1. Usa brevi monologhi interiori. Monologhi. Sì. Parla a bassa voce o nella mente di ciò che stai facendo. Per esempio, apro la finestra, ora entra aria frescirca. Sembra semplice. Esatto, semplice è meglio. È importante non tradurre dentro la testa, non dire prima window e poi cercare la parola italiana. Capito. Ma se mi manca la parola giusta? Allora descrivila. Di per esempio la cosa di vetro per guardare, invece di finestra.
Così resti in italiano e eviti un segnale di stop nella mente. È divertente ma utile. Penso che i nostri ascoltatori possano provarlo subito. Assolutamente. Amici, provate subito con un oggetto sul vostro tavolo. Descrivetelo senza tradurre. Vedo la mia tazza. È blu, grande e piena di caffè. Perfetto, proprio così. Il secondo consiglio arriva tra poco, ma prima un avviso sulla regolarità. La regolarità è sempre il mio problema. Lo so. Fissa 3 momenti fissi al giorno per mini monologhi. Mattina, pranzo e sera sono classici. Imposta la sveglia finché diventa abitudine. Amo i piani chiari. Userò la sveglia sul mio telefono. Molto bene. Passiamo ora al consiglio 2. Usa biglietti visivi. Biglietti? Sì, scrivi semplici parole italiane su piccoli biglietti. Attaccali agli oggetti nella tua casa. Ogni volta che passi, il cervello legge la parola. Lo conosco dai bambini che scrivono porta o sedia ovunque. Esatto. Funziona anche con gli adulti. Vedi la parola 100 volte e poi non pensi più alla traduzione. Mi piace questa idea. La mia cucina diventerà presto un piccolo dizionario. Molto bene. Un consiglio: cambia i biglietti ogni 2 settimane. Così il cervello resta curioso. Sembra logico. E se arriva qualcuno e trova strani i biglietti? Allora spieghi con orgoglio che stai allenando l'italiano. Forse imparano subito anche loro. Ah, buona idea. Quindi abbiamo monologhi e biglietti. Mi sento già più motivata. Mi fa piacere. Prima di presentare il terzo consiglio, voglio fare un piccolo esercizio. Oh, forte, che esercizio! Descriviamo insieme il momento, senza pensare in inglese. Comincio io. Sono seduto, parlo, respiro calmo. Ascolto, annuisco, tengo la mia tazza. Molto bene. Questo era l'esercizio. Avete notato, cari ascoltatori, quanto possa essere facile? Lo noto ora più di prima. Ottimo. Fra pochi minuti daremo il terzo consiglio, ma prima facciamo un respiro. Buona idea, un respiro profondo aiuta sempre. Ok? Inspira a fondo. Espira. E subito continuiamo con altri trucchi pratici. Sono pronta e i nostri ascoltatori di sicuro anche. Fantastico. Restate con noi perché il prossimo strumento usa la musica e diverte. Oh, sembra interessante. Luca. Sì, ma ne parliamo tra poco. Piccola pausa mentale, niente inglese. Ci provo davvero. Ora conto piano in italiano. 1, 2, 3. Perfetto. Con questo termina il nostro piccolo blocco sugli obiettivi. Nella prossima parte entreremo più a fondo nei metodi. Non vedo l'ora. A tra poco, cari amici di studio. A tra poco. Usate la pausa per guardare un oggetto e descriverlo mentalmente. Tutto in italiano. Magari descrivete il vostro telefono, la penna o la chiave. Così inizia il vostro pensare in italiano. Bentornata Giulia e bentornati cari ascoltatori. Ciao di nuovo, sono pronta per il terzo consiglio. Ottimo. Il terzo consiglio usa la musicirca ascolta ogni giorno una canzone italiana. Scegli testi semplici, magari canzoni per bambini o pop lento. Perché la musica aiuta a pensare? La musica ripete le parole con ritmo. Il cervello salva melodia e suono insieme. Così ricordi le frasi senza studiare consapevolmente. Sembra logico. Hai un esempio? Sì. Prendi la canzone Buongiorno sole gentile. Ritornello. Mi alzo, rido forte.
Canta ad alta voce. Non pensi alla traduzione, solo al suono. Capisco. Posso cantare mentre cucino. Esatto. Dopo pochi giorni le frasi appaiono in testa. Allora penserò automaticamente in italiano. Giusto. Un altro trucco. Leggi il testo ad alta voce una volta. Fai attenzione alla pronuncia, non alla grammaticirca. Ok, posso farlo subito. Bene. Ora il consiglio 4. Shadowing. Shadowing. Sembra misterioso. Significa ripetere. Ascolti un breve audio e lo ripeti subito. Copi tono, ritmo e intonazione. Quanto deve durare l'audio? All'inizio solo 10 secondi. Una frase basta. Per esempio, oggi vado al parco. Quindi ascolto la frase e la ripeto subito? Sì, senza pausa. Usi la stessa intonazione. Ho paura di fare errori. Gli errori sono permessi. Importante è il flusso. La perfezione viene dopo. Va bene, lo farò. Un consiglio: registrati con il telefono. Poi ascolti la tua voce e puoi fare piccoli cambiamenti. Sembra utile, anche se trovo strana la mia voce. Lo pensano tutti all'inizio. Poi diventa normale. Quanto spesso devo fare shadowing? 3 volte a settimana, 5 minuti per sessione. Breve e concentrato. Ok, è fattibile. Passiamo al consiglio 5. Diario dei pensieri. Un diario si fa per iscritto, giusto? Sì, ma ieri scriviamo solo parole chiave. L'obiettivo è annotare i pensieri in italiano in modo rapido. Come appare una pagina. In alto c'è la data. Sotto annoti situazioni, per esempio. Supermercato, cercato verdura. Accanto scrivi la frase interna in italiano. Dove sono i pomodori? Quindi niente testi lunghi, solo pensieri brevi. Esatto. Così alleni la formulazione rapida. Credo che mi aiuterà a pensare più chiaro. E dopo una settimana leggi tutto ad alta voce. Ripeti il vocabolario. Furba, vedo schemi e noto vuoti. Se ti mancano parole, cercale e aggiungile. Così il mio vocabolario cresce in modo mirato. Giusto. E perché sono i tuoi pensieri restano più a lungo nella mente. Luca, posso fare una domanda? Certo. Come combino musica, shadowing e diario senza sentirmi sopraffatta? Bella domanda. Lunedì musica, mercoledì shadowing, venerdì leggere il diario ad alta voce. Tra questi, brevi monologhi e biglietti, come detto prima. Quindi un piano settimanale. Sì, un piano chiaro riduce lo stress. E se qualcuno ha meno tempo? Allora scelga solo 2 metodi, qualità prima della quantità. Alleggerisce. Si può anche praticare con amici? Certo, vedetevi online o al parco. Scegliete un tema, parlate 5 minuti solo in italiano. Se qualcuno scivola nell'inglese? Allora ridete un attimo e tornate subito all'italiano. Così resta amichevole ed efficace. Esatto. E vi motivate a vicenda. Ho ancora un'idea per i nostri ascoltatori. Forse possono inviarci il loro piano settimanale Ottima idea. Leggiamo volentieri come vi esercitate. e daremo feedback in una puntata futura. Perfetto? Un altro punto. Usate i vostri hobby. Leggete una ricetta corta se vi piace cucinare, oppure guardate un tutorial italiano di disegno. Così unite il divertimento allo studio. Esatto. Il cervello ama gli argomenti che danno gioia. Cercherò un video di pasticceria in italiano. Benissimo. E non dimenticare di parlare ad alta voce. Parlerò con la mia torta, suona divertente.
L'umorismo aiuta sempre. Ridere rilassa la lingua. Luca, mi sento davvero motivata. Questo è l'obiettivo. La motivazione mantiene viva la routine. Hai spiegato molto. Puoi elencare brevemente i 3 nuovi consigli? Volentieri. Primo, cantare la musicirca. Secondo, shadowing. Terzo, diario dei pensieri. Grazie, è chiaro. Più tardi mostreremo come misurare i progressi. Oh, interessante. Ma prima beviamo un sorso d'acqua. Ottima idea. Prima l'idratazione. A tra poco, cari amici di studio. Restate con noi e continuate a pensare in italiano. Allora, Giulia, adesso parliamo di come si può misurare il progresso. Lo aspettavo. Voglio vedere se lo sforzo funziona. Primo suggerimento. Registra ogni settimana un breve video di te in italiano. Un video? Davanti alla camera mi sento un po' insicura. Capisco. Ma il video resta privato. Ascolti la voce e vedi i gesti. Ok, sembra fattibile. Quanto deve durare? Solo 1 minuto. Presentati e racconta cosa hai fatto oggi. 1 minuto ce la faccio. Poi confronto i video vecchi e nuovi. Esatto. Noti frasi più fluide e meno pause. E se vedo poco progresso, mi sento frustrata. Guarda meglio. Forse la pronuncia è più chiara o trovi parole più in fretta. Giusto, anche i passi piccoli contano. Secondo suggerimento, un timer dell'amicizia. Che cos'è? Incontra un partner di studio e impostate un timer a 5 minuti. Finché il timer corre, parlate solo italiano. E se qualcuno passa all'inglese? C'è una parola penitenza divertente. L'altro dice forte patata. Ah, alleggerisce l'atmosfera. Dopo 3 settimane salite a 8 minuti, poi a 10. Così vedo crescere la mia resistenza. Esatto. Terzo suggerimento. Colori nel diario delle parole. Intendi il diario dei pensieri? Sì. Colora le parole nuove in giallo, le ripetute in arancione e le sicure in verde. Allora vedo tanti termini verdi e so che penso più veloce. Giusto. I successi visivi motivano molto. Luca, noto che tutti i consigli sono semplici ma costanti. La semplicità batte la complessità, soprattutto all'inizio. C'è un consiglio che usi tu ogni giorno? Sì. Commento ad alta voce l'ambiente quando cammino da solo. Ad esempio? Le nuvole sono grigie, sento profumo di pane fresco dal forno. Lo farò oggi durante la passeggiata. Molto bene. Un'altra cosa sui sentimenti. Oh, interessante. Molti si bloccano perché hanno paura degli errori. Lo so. Un errore sembra un cartello di stop. Contro questo, di subito avanti nella mente e pronuncia la frase dopo. Un click mentale e poi si continua. Esatto. Nessun giudizio interno. Solo prosecuzione. Mi ricorda andare in bicicletta, cadi, ti alzi e pedali. Bella immagine. La lingua è anche equilibrio e movimento. Luca, hai mai mollato perché era difficile? Sì, quando studiavo francese. Mi fermai 3 mesi. Come hai ricominciato? Ascoltavo ogni giorno comicità francese. Ridere ha sciolto il blocco. Quindi umorismo invece di pressione. Esatto. Per chi studia italiano vale lo stesso. Cercate fonti divertenti. Mi piacciono gli sketch brevi. Sono chiari e fanno ridere. Perfetto. Metti i sottotitoli in italiano, non in inglese. Così la mente resta nella stanza italiana.
Bello che usi ancora quell'immagine. Aiuta davvero a chiudere mentalmente la porta. Vediamo ora insieme ciò che viviamo in comune. Volentieri. Oggi ho imparato che i piccoli rituali sono potenti. E io vedo che buone domande chiariscono il processo di apprendimento. I nostri ascoltatori notano forse che anche noi stiamo ancora imparando. Assolutamente. Insegnanti e studenti si fondono spesso. Una cosa voglio provare. Domani mattina imposto il timer. Poi scrivimi se è uscita la parola patata. Fatto. Sono sicuro che resterai 5 minuti in italiano. Farò del mio meglio. Un altro punto comune. Celebra i successi ad alta voce. Come intendi? Di forte. Evviva, è stato fluido quando una frase esce bene. Sembra buffo, ma la gioia fissa la memoria. Esatto. Il cervello ama la dopamina. Luca, qual è la tua parola italiana preferita al momento? Lucciola. Suona dolce e brilla nella mente. Bello. La mia è accoglienza. Si sente calda. Entrambe portano buon umore. Chiediamo ai nostri ascoltatori di condividere la loro parola preferita. Ottima idea. Scriveteci la vostra parola e perché vi piace. Così creiamo una piccola galleria di parole. Esatto. Una raccolta amichevole per tutti. Luca, sento che stiamo arrivando alla fine. Sì, abbiamo condiviso molti consigli e confrontato esperienze. Ora mi fido di più a pensare direttamente in italiano. Mi fa molto piacere. Facciamo un ultimo mini test? Volentieri. Descrivi in 3 frasi ciò che vedi. Vedo il mio laptop, la luce della lampada e un quaderno. Molto fluido, nessuna esitazione. Ottimo segno. Grazie, ho evitato di tradurre. Fantastico. Credo sia un bel momento per riassumere. Sì, sembra una chiusura perfetta. Bene, allora passa subito al riepilogo. Penso che sia un bel momento per chiudere tutto. Vuoi che riassuma velocemente quello di cui abbiamo parlato oggi? Volentieri, Giulia. Un riassunto aiuta i nostri ascoltatori a ricordare meglio i consigli. Per prima cosa abbiamo spiegato perché è importante pensare direttamente in italiano. Tradurre prende tempo, rende le frasi lente e toglie ritmo. Poi è arrivato il consiglio 1. Brevi autodialoghi durante la giornata. Meglio 3 momenti fissi. Il secondo consiglio erano biglietti colorati in casa per vedere sempre parole italiane. Come terzo hai proposto la musicirca Cantare, una canzone semplice, salva insieme melodia e vocaboli e porta buon umore. Il quarto consiglio era lo shadowing. Ascoltiamo una frase e la ripetiamo subito per allenare ritmo, intonazione e pronuncia. Quinto, abbiamo introdotto il diario dei pensieri. Scriviamo parole chiave veloci, le leggiamo poi ad alta voce e uniamo mente e lingua. Poi abbiamo visto come misurare il progresso. Video di 1 minuto, timer patata e diario colorato. Abbiamo anche raccolto strategie mentali, come lasciare subito l'errore, continuare a parlare e festeggiare i successi. Umorismo, hobby e pratica insieme mantengono alta la motivazione e scacciano la noia. Abbiamo sottolineato che piccoli passi regolari battono lunghe sessioni rare e che ognuno può creare i propri rituali. In sintesi, pensare in italiano nasce da abitudini semplici, cresce con gioia e appare quando misuriamo i progressi. Grazie, Giulia. È stato un ottimo riassunto. Mi piace che ogni consiglio sia piccolo ma efficace. Spero che gli ascoltatori abbiano ora il coraggio di entrare nella loro stanza italiana e girare un po'. Restate curiosi, provate i metodi e notate come la testa diventa più leggera ogni giorno.
Sì, credo davvero che i piccoli passi siano la chiave. Subito dopo la registrazione appenderò i biglietti in cucina e canterò sotto la doccia. Cari ascoltatori, se lo fate anche voi, scriveteci quale consiglio vi piace di più e perché. Leggiamo ogni messaggio con gioia. Esatto. Vogliamo ascoltare le vostre storie. Forse avete già un rituale da condividere, oppure una divertente avventura con la parola patata nel gioco del timer. Scrivete poco o tanto, serio o buffo. Basta che sia in italiano. Se volete, registratevi mentre cantate o fate shadowing e raccontate come vi sentite. I vostri esempi ispirano altri studenti. Prima di salutarci, voglio ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato oggi. Avete dato tempo, energia e buon umore, e questo mostra vero amore per le lingue. Non confrontatevi troppo con gli altri, ma festeggiate ogni vostro piccolo successo. Siamo fieri di voi e non vediamo l'ora di essere di nuovo nelle vostre orecchie. Con questo diciamo arrivederci per oggi. Restate costanti, pazienti e divertitevi con il processo. Più spesso pensate, lo provo adesso in italiano, più diventa naturale. Vi ringraziamo di cuore per l'ascolto e speriamo di avervi con noi anche nelle prossime puntate. A presto e buon successo nel pensare senza tradurre. E non dimenticate di darvi piccole ricompense, magari una tazza di cioccolata dopo ogni esercizio o una passeggiata dopo 5 minuti fluenti. Questi gesti dicono al cervello: italiano uguale gioia. Così restate motivati a lungo e raggiungete i vostri obiettivi. Spesso funziona meglio di qualsiasi regola di grammatica troppo seccirca.